Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di calciomercato in casa Napoli e non solo, perché passiamo da Mario Chile, il DS della Lazio ha detto non è in vendita per scatenare un'asta con l'Atalanta che ha incassato bei soldi dalle cessioni ovviamente che ha già fatto. Anghissà, proposte dalla Turchia, non è convinto perché aspetta la Premier e andiamo a vedere gli orari delle prime 5 partite di campionato che ci interessano perché qualcosa da dire c'è e volevo condividere la mia opinione con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo ovviamente dalle due notizie di mercato e poi ci soffermiamo sulle 5 giornate di campionato che arriveranno con gli orari perché c'è qualcosa di storto, ma andiamo con calma e per gradi. Il Napoli non cambia obiettivo, Mario Chila resta la priorità per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Da settimane Giovanni Manna ha trovato un'intesa con l'entourage del calciatore spagnolo deciso a lasciare la Lazio nonostante il contratto fino al 2027. Secondo il Messaggero il club biancoceleste continua a fare resistenza e il direttore sportivo Angelo Fabiani è stato netto, non è in vendita, ovviamente per scatenare un'asta e diciamo farci tra virgolette litigare calciomercato parlando con l'Atalanta per accaparrarsi poi il difensore. Una presa di posizione che potrebbe anche essere una strategia appunto per spingere Napoli e Atalanta, entrambi interessati al difensore, ad aumentare le rispettive offerte. Gli azzurri hanno già messo sul piatto una proposta di circa 20 milioni di euro, valutando anche l'inserimento in prestito di Rafa Marin o Lorenzo Lucca. La Lazio tuttavia preferirebbe un'operazione esclusivamente in denaro e continua a chiedere almeno 25-30 milioni per aprire alla cessione del calciatore. Allora, che l'Atalanta ha incassato 100 milioni e più già dalle cessioni di mercato non è che è un problema, però diciamo che scatena questo effetto domino e si può presentare tranquillamente con un'offerta per Mario Chila. Io diciamo che parlerò poi a posteriori nel caso il Napoli non arrivi a prendersi il difensore, perché poi voglio vedere veramente a quanto si chiuderà l'operazione, perché poi stiamo parlando da giorni Mario Chila, non Mario Chila, e la Lazio giustamente, perché il 50% della rivendita deve andare a finire nelle casse del Real Madrid, è anche giusto che tiri sul prezzo del cartellino per incassare quanto più possibile, visto che la metà lo devi versare ovviamente al Real da contratto. Però sono molto ma molto curioso nel caso non riusciamo a chiudere noi e magari chiude l'Atalanta e si porta il difensore ovviamente a Bergamo, Giuntoli lo porta a Bergamo da Sarri. Voglio proprio vedere a quanto si chiude, perché poi usciranno fuori quelle amicizie e quei favori tra qualcuno che comunque diciamo non è tanto simpatico, o meglio al quale il Napoli sta meno simpatico di una Lazio di turno, mettiamola così. Questo sta succedendo, era una cosa che ci si poteva aspettare, anche perché quando vendi un calciatore, tu Atalanta, a 60 milioni e passa per palestra, una cifra esorbitante, giustamente è la società che poi può iniziare, può diciamo fare tra virgolette la sborona sul mercato e venire e prendersi il calciatore, offrire quanto chiedi e quindi sbaragliare la concorrenza. Ma noi siamo ancora in corsa con il sì di Mario Chila nel voler venire a Napoli e possiamo puntare sulla volontà del calciatore, ma poi vedremo se questa volontà è fortissima o meno forte di quanto si legge, se andrà all'Atalanta o verrà al Napoli. Per quanto riguarda la situazione di Anghissà, ci sono delle squadre della Turchia che comunque lo vogliono e sarebbero pronte ad investire soldi, cartellino e ingaggio, scusate, ma Frank vorrebbe la Premier. Secondo quanto riportato dal Mattino, la prima cessione importante dell'estate del Napoli potrebbe riguardare il centrocampo. Il principale candidato potrebbe essere Frank Anghissà, il cui percorso in maglia partenopea sembrerebbe ormai vicino alla conclusione. Il quotidiano spiega che il centrocampista camerunense è finito nel mirino del calcio turco. Galatasaray e Besiktas avrebbero già mosso i primi passi attraverso alcuni intermediari, presentando una proposta agli agenti del calciatore. Tuttavia Anghissà non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, come sottolinea il Mattino. Ovviamente il centrocampista tentenna sperando nell'offerta della Premier.
campionato che rappresenterebbe la destinazione preferita del calciatore, ma di chiunque sarebbe la destinazione preferita alla fine. In caso di addio del camerunense, il Napoli avrebbe già individuato il possibile sostituto. Secondo il quotidiano, il nome in cima alla lista sarebbe quella di Richard Rios. Non dovrebbe entrare nel vivo nell'immediato la situazione, ma il mattino evidenzia che la trattativa per il colombiano difficilmente decollerà prima del mese di agosto, quando il mercato potrebbe entrare nella sua fase più calda. Sappiamo che il mercato del Napoli entrerà nella sua fase più calda magari ad agosto inoltrato, però non possiamo vivere situazioni simili a quella di Chila. Mettiamo che il Napoli comunque avanza, chiacchiere e ovviamente diciamo proposte per quanto riguarda Rios, in questo caso centrocampista in forza al Benfica. Prendi il sì del calciatore, fai tutto, c'è la voglia di venire a Napoli, poi arriva una società che vende un pezzo a 60-70 milioni, così come ha fatto l'Atalanta, si presenta al Benfica, ti porta, che so, 5 milioni in più dell'offerta che hai fatto tu e si prende il calciatore e rimani con tanto di naso. Ecco perché sarebbe un rischio portare determinati colpi ad agosto. Ovviamente per quanto riguarda questa situazione ci sarebbe da capire quanto prima cosa vuole fare Anghissà e trovare la quadra nel caso vuole partire, per non arrivare poi diciamo ad agosto inoltrato e restare con il cerino in mano e con tanto di naso per quanto riguarda poi la situazione in mediana, perché perdi un pezzo comunque come Anghissà, lo devi rimpiazzare con un calciatore molto valido che ha pesi, misure, qualità e che possa diciamo devastare sin da subito. Diventa complicato poi quando il mercato avanza e diciamo si arriva ad agosto, dove tutti quanti comunque devono comprare calciatori, e società che poi avrebbero già venduto determinati pezzi possono avere anche quella disponibilità economica, potendo anche strafare dal punto di vista di paletti di mercato, e portano via al limite un calciatore che aveva già dato il sì, vorrei venire a Napoli. Tutto qua, speriamo di accelerare tra virgolette un tantino queste manovre, soprattutto capire cosa vogliono fare i calciatori del Napoli nel caso ci siano quelli che comunque vogliono essere ceduti o devono cambiare area, che lo facciano quanto prima e che si decidano quanto prima, perché appunto il mercato poi e le tempistiche e gli altri calciatori che devi far rientrare non aspettano le decisioni dei calciatori che adesso in rosa e che vogliono partire le prime 5 giornate di campionato. Un piccolo respiro perché questa situazione a me diciamo che non va giù. Non va giù perché appena ho letto la notizia io ovviamente sono andato solo a vedermi gli orari, gli incroci, le partite, perché siamo ancora sicuramente a giugno, però incazzarsi per il prossimo campionato è una situazione che bisogna un attimo evitare prima che inizia. Però non posso fare a meno di andare ad evidenziare determinate cose, perché poi è sotto gli occhi di tutti ed è alla luce del sole. Noi abbiamo saputo in Italia come si fanno i calendari, chi fa i calendari, come vengono scelte determinate situazioni, orari, palinsesti, da zone, eccetera, amicizie e quant'altro. E allora diciamo, con tutte le informazioni che poi ci date nel tempo, nei mesi, negli anni e quant'altro di come operate, escono i calendari e gli orari e io non posso fare a meno di non mal pensare, però un pensierino diciamo malefico l'ho fatto, e come. Ovviamente io esprimo la mia opinione e voi mi fate sapere se sto impazzendo io oppure diciamo c'è qualcosa anche da parte vostra che storce. La prima giornata: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari si giocano il 22 agosto. 2 partite alle 18:30, 2 alle 20:45. Genoa Napoli alle 20:45, Inter Monza alle 18:30. Benissimo, qua l'avete fatto perché comunque mettere 2 partite, il Napoli e l'Inter in contemporanea, poi va a finire che perdi uno spettatore là, lo perdi da quell'altra parte, eccetera. Quindi metti tra virgolette una big in orari, una big alle 18:30, una big alle 20:45 per azzuppare qualcosina in più dal punto di vista di chi poi si guarda le partite. Benissimo, una alle 18:30, una alle 20:45. Sorvoliamo questa prima giornata, andiamo alla seconda giornata.
Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa il 30 agosto 2026, 2 alle 20:45, 1 alle 18:30. Chi gioca alle 18:30? Napoli-Como. Chi gioca alle 20:45? Cagliari-Inter. Ovviamente non possiamo stare qui e dire no, gioca prima il Napoli, così vediamo il Napoli, partita complicata col Como, poi l'Inter ha il Cagliari fuori casa, quindi giostrarsi situazioni, risultati potrebbe anche essere fuori luogo. Pensarlo però non è nemmeno, diciamo, la cosa più sbagliata del mondo, visto, come ho detto prima, come hanno operato negli anni per quanto riguarda i calendari, perché poi diciamo che gli orari, i palinsesti, quando giochi, prima o dopo, non è che falsificano del tutto un campionato, però la partita delle 12:30 lo falsifica il campionato, perché sappiamo benissimo quali sono le difficoltà di giocare alle 12:30 per tutti, non solo per il Napoli, però per tutti. Chi è la prima squadra che gioca alle 12:30? Perché questa era la seconda giornata, la terza ovviamente c'è Inter-Napoli, la quarta giornata chi apre alle 12:30, ovviamente per quanto riguarda l'orario, perché le prime tre non c'è nessuno che gioca alle 12:30, si comincia dal 13 settembre. Chi apre il 13 settembre 2026 alle 12:30? Torino-Roma. Voi mi direte, vabbè, ma il Napoli che c'entra? E il Napoli poi gioca alle 12:30 perché c'è Roma-Inter il giorno prima, il giorno dopo gioca il Napoli alle 12:30 con la Fiorentina. Allora, dico io, ma mettiamo che il calendario, gli orari vengono fatti come si deve, cerchiamo di fare le cose per bene, questo e quell'altro. Io però, guardando la Roma e il Napoli, le prime due squadre che aprono questa situazione alle 12:30, due domande me le farei, anche perché siamo comunque 13 settembre, non è che siamo al 26 di novembre dove alle 12:30 comunque la temperatura quella è, cioè il 13 settembre alle 12:30, al di là di tutte le difficoltà del caso nel gestire comunque la giornata, alimentazione dei calciatori, sveglia e quant'altro, l'abbiamo già analizzato sul canale e l'hanno analizzato in tanti questa situazione che vale per tutti, però a me vedere prima la Roma e poi il Napoli alle 12:30 qualche domanda me la fa fare. Ecco perché volevo condividere questi orari con voi. Fatemi sapere la vostra e cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sono molto curioso. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.